Salve ragazzi e bentornati sul canale. Riprendiamo esattamente da dove abbiamo lasciato l'ultima volta e continuiamo ad assemblare il nostro motore fino ad arrivare a montare il nostro gruppo termico, il DR130. Metto subito uno straccio perché mi è già accaduto che durante l'inserimento la chiavetta mi sia caduta all'interno del carter. Giriamo la campana in modo che i denti siano dalla parte del pignoncino. Rondellina di fermo. Questa è la vecchia frizione a 3 dischi che abbiamo smontato, un po' usurata, e questa è la molla. Abbiamo deciso di sostituirla con un'altra a 4 dischi, 1, 2, 3 e 4, nuova. Inseriamo la rondellina di blocco. E adesso tiriamo fuori la chiave dinamometrica per serrare il tutto. Procederemo gradualmente ad aumentare la forza di serraggio fino ad arrivare a quella definitiva di 40 Nm. Usiamo del materiale tenero, in questo caso alluminio, per tenere bloccati gli ingranaggi. Facciamo la stessa cosa per il serraggio del pignone. In questo caso il serraggio sarà di 45 Nm. Effettuato il serraggio, tiriamo su le linguette delle rondelle in modo da bloccare il dado ed evitare che si possa svitare. Ecco fatto. Adesso inseriamo una marcia e con l'aiuto del mozzo verifichiamo il funzionamento. Terminato di montare la trasmissione, vediamo di buttare su il nostro gruppo termico DR130. Il kit prevede 4 prigionieri lunghi che andranno a sostituire quelli corti originali del carter Vespa, perché il cilindro ha i prigionieri a passare. Normalmente per rimuovere i prigionieri si usa la tecnica del doppio dado, dove il secondo dado stringe sul primo e si sfila il prigioniero. Ma questo ci espone al rischio di spanare sia i dadi che il prigioniero. Per questo io preferisco utilizzare un apposito attrezzo. Vi metto il link in descrizione. Ecco il nostro prigioniero. Perfetto.
Questa parte blu è il frenafiletti e andrà inserito nel carter. E dato che dovremo sostituire anche il collettore per inserire il carburatore dell'orto, andremo a cambiare subito anche i prigionieri del collettore, stavolta con la bussola D6. Vi metto di entrambe il link in descrizione. Su questi il frenafiletti lo dovremo mettere noi. Ora la guarnizione. E buttiamo su il collettore. Su questi, essendo buloncini di 6, ci limitiamo a una coppia di 14 Nm. Inseriamo adesso la guarnizione del kit e possiamo notare come la differenza tra le luci non sia poi così evidente, per cui decidiamo di non lavorare il kart ma di lasciarlo originale. Ecco il pistone. Ricordiamoci che la freccetta va sullo scarico, le fasce le abbiamo già montate. Inseriamo lo spinotto. E non scordiamoci le mollette di fissaggio. È arrivato il momento di buttare su il gruppo termico. Questo naturalmente va dalla parte dello scarico. Così come non abbiamo lavorato i carter, non faremo nessun intervento sull'installazione del gruppo termico e solo per curiosità andremo a misurarne le fasi.
Partiamo dal punto dove la luce è completamente chiusa e ruotiamo l'albero motore fino a tornare nella stessa posizione. Il nostro riferimento si è fermato a 90. Che cosa vuol dire? Partendo da 100 abbiamo fatto 120, 130, 140, 150, 160, 170 gradi, 169. Facciamo adesso più o meno la stessa cosa per le luci di aspirazione. Partiamo da 130. E arriviamo a 115. Facciamo i conti, siamo partiti da 130 a 220 sono 90, 100, 110, 115 gradi di aspirazione. Dunque noi abbiamo 169 meno 115, abbiamo una differenza di 54 che a noi va benissimo. E visto che ci siamo, misuriamo anche lo squish. Facciamo fare qualche giro al motore così che il pistone vada a schiacciare il filo di stagno. Vediamo un po'. 2,11 è un po' altino, ma come detto in precedenza vogliamo vedere se questo è un kit che si può montare senza fare nessuna modifica. Sulla testa metteremo un po', giusto un po' di guarnizione siliconica. Avvitiamo adesso i dadi della testa giusto per arrivare a battuta, senza serrare. Diamo qualche colpetto facendo girare l'albero motore in modo che il tutto si assesti e che il movimento del pistone sia più libero possibile. Dopodiché, sempre per gradi, arriveremo ad una coppia di serraggio di 17 Nm. Eccolo qua. Secondo voi com'è? Scrivete pure la vostra opinione nei commenti.
Adesso non ci rimane che chiudere il carter della frizione, così dalla prossima volta saremo liberi di dedicarci al mozzo e anche alla parte elettrica e del volano. Reinseriamo tutti i bulloni e ricordatevi che ce ne sono due più lunghi che vanno in queste due estremità. Termineremo questo serraggio a 10 Nm. Bene ragazzi, a me non resta che salutarvi. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi cliccando il logo in basso a destra. Alla prossima!